Benvenute innanzitutto. Allora, cominciamo con la domanda più semplice, cioè perché siete qui? Come mai siete su questo palco? Okay. Allora io e Gina siamo qui perché conviviamo, anche se non siamo parenti, noi condividiamo la casa, i nostri spazi, le nostre attività giornaliere e ci siamo incontrate e conosciute grazie a questa associazione che si chiama Prendi in Casa, di cui oggi ne parleremo un po'. Allora, diamo subito la parola a Gina che è ormai una veterana di questo progetto e così ci racconta che cos'è Prendi in Casa e come funziona questo abbinamento tra host e ospite. Prendi in Casa è un'associazione che opera a Milano da penso una quindicina d'anni e che mette insieme il giovane che arriva, il giovane universitario specialmente, che arriva da fuori sede con degli anziani che vivono da soli. Come funziona questo abbinamento? Cioè c'è un processo che porta o è casuale? E questa è la cosa secondo me più importante di cui secondo me dobbiamo soffermarci molto, perché stare insieme un anziano con un giovane si sa benissimo che potrebbe essere un problema serio. Ci sono due mondi diversi. Queste persone molto preparate sanno fare bene il loro lavoro. Prima intervistano ovviamente l'anziano, ma l'anziano lo conoscono già perché siamo sempre gli stessi purtroppo. e poi vanno a prendere le ragazze o i ragazzi, perché ci sono anche molti ragazzi, e vanno a contattarli, a capire quali sono le loro esigenze e mettono insieme nei limiti del possibile questo, cioè le esigenze dell'una con le esigenze dell'altra. Faccio un esempio. Mi viene spontaneo questo esempio. Una persona molto tranquilla, che se ne sta a casa spesso e che magari non ha problemi di avere solitudine, però sta sola. L'altra che arriva deve essere un po' più vivace, cioè quella che lo sveglia, la fa. E nel caso mio è l'opposto, cioè proprio l'opposto, perché quando loro prendono, infatti le ragazze che sono già alla seconda, ma ne avevo anche altre di altro genere, le ragazze che arrivano da me sono sempre molto nel pezzo, direi, nel senso che hanno un po' le stesse idee che ho io, parliamo anche di politica, anche di cultura, cioè io amo da impazzire il teatro, il cinema, faccio yoga, faccio milioni di cose e chiaramente lei poi vai a vedere, dico ma sai hai visto quel film? Sì, ma è bellissimo, ma come? È un film vecchio, antico e l'ha visto perché comunque sta nello stesso. Questo è il lavoro più importante perché questi di Prendi in Casa capiscono come farlo, cioè io tanto di prosit diciamo. E come voi ci sono tante persone che hanno chiesto, no, di partecipare a questo progetto. Perché secondo voi ci sono tante persone anziane, ma forse più giovani, che scelgono di fare questo percorso di coabitazione, che è singolare, insomma, non è così frequente? Certo. Allora, io ovviamente parto dalla mia esperienza personale, del perché ho deciso di, diciamo, avvicinarmi a questo progetto. Sicuramente, come potrete immaginare, anche diciamo, dalla tua intro, la prima motivazione, quella che può apparire diciamo, più lampante, è quella economica. Oramai, come hai detto tu prima, le città stanno diventando sempre più invivibili, specie quando parliamo di costi abitativi, di affitti, sono sempre più onerosi, specie per giovani studenti, lavoratori, ma oramai anche per le famiglie stesse purtroppo. E quindi Prendi in Casa o comunque queste realtà di co-housing danno un'alternativa concreta e reale, la possibilità di vivere e lavorare nelle grandi città.
che purtroppo per alcuni settori danno ancora, diciamo, maggiori possibilità. E tuttavia non è l'unica motivazione, perché per esempio quando mi si è, diciamo, palesata la possibilità di andare a vivere a Milano, trasferirmi, non ho minimamente preso in considerazione l'idea di pagare 600, 700, 800 euro, anche di più, d'affitto per una stanza, perché trovo che non sia etico, penso che sia immorale e quindi ancora questo, diciamo, progetto è un modello, diciamo, che lancia anche un segnale verso un altro modello che non è più sostenibile e rappresenta anche, diciamo, un'alternativa socioculturale in un certo senso. E qui mi aggancio forse anche a un'altra motivazione, quella che forse un po' ci riguarda tutti, ovvero un bisogno emotivo di avere in una società sempre più frenetica, individualizzante, anche alienante, di avere uno scambio reale, umano, un dialogo e anche, perché no, un punto di riferimento. Gina, invece tu perché lo fai? Perché questo è, diciamo, il punto di vista di chi appunto con una difficoltà, che è sicuramente il punto di partenza, poi sceglie un percorso così particolare. E tu? Io lo faccio perché vorrei essere un punto di riferimento per i giovani che arrivano a Milano, perché in effetti avrei voluto io questo punto di riferimento che non ho avuto nel lontano 1972 partendo dalla Sicilia. E un altro motivo è che mi arricchisce, cioè io che prima ho detto con molta sincerità che mi piace fare tante cose, quello che vuoi, però ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, sento molto che mi vedo con persone, ma sono sempre di una certa età e mai la fascia giovanile. Cioè noi siamo tagliati fuori, noi adulti, noi anziani. Io non mi sento anziana, però. Siamo tagliati fuori. E invece in questo modo io entro nel mondo dei giovani, perché lei mi porta tutte le sere, mi porta delle cose che mi fa... Parla dei suoi colleghi, di quello che hanno fatto, sono andata a bere qualcosa e tutto questo. Quindi mi arricchisce e mi fa stare nel mondo anche dei giovani. Io ho una figlia insomma, un po' più vecchietta, ma ho un ottimo rapporto, sto bene con lei e tutto, ma è mia figlia, è a casa sua. Ma non è la stessa cosa di quando arriva lei la sera. Se io ho qualcosa che ho voglia proprio di dire, c'è il momento in cui noi comunichiamo ed entriamo in sintonia perfetta. Questa è una fortuna per me, sinceramente, è un valore aggiunto, ecco. Gina, tu prima hai fatto una battuta, hai detto nel nostro caso ormai le persone di Prendi in Casa ci conoscono perché noi siamo, no? Non siamo così tanti. Sì. E come reagiscono quindi i tuoi coetanei? Cioè perché non si supera questo ostacolo? E perché siete sempre in pochi a fare questa scelta? Ma i miei coetanei mi dicono assolutamente sei pazza. Anche perché io ho un appartamento di 45 metri quadri a Milano. Sono fortunata, perché quindi mi dicono perché dividere un appartamento con una persona che non conosci non lo farei mai, ma tu scherzi, ma i miei spazi e poi magari quella mi va a toccare le cose, io sono molto gelosa delle mie cose, mai qualcuna, anzi una mia lontana amica, una conoscente, mi aveva dato l'appuntamento per andare a Prendi in Casa e poi mi ha chiamato dicendo no, non ci vado, ci ho ripensato. Cioè proprio no. Assolutamente nessuno ancora di quelle che io ho cercato di coinvolgere mi ha detto sì. E Sofia, invece i tuoi coetanei dicono la stessa cosa? Cioè non lo farei mai? O sono più possibilisti? Allora, sono più possibilisti, almeno per la mia esperienza, nel senso che per fortuna
nessuno mi ha mai detto non lo farei mai, forse anche perché io ne ho sempre parlato con grande entusiasmo e forse questo entusiasmo e questo, diciamo, piacere è arrivato dall'altra parte. Ciò nonostante, sicuramente ho visto la sorpresa e forse anche, diciamo, la stranezza un po' nei loro occhi nel sapere che io mi trovo così bene con Gina e in questa, diciamo, in questa convivenza. E penso che questa, diciamo, sorpresa sia dovuta al fatto che sono straniti nel sapere che tutti quegli stereotipi che noi giovani associamo agli anziani forse non hanno motivo d'essere. Ce ne racconti qualcuno di questi stereotipi, di questi pregiudizi? Volentieri. Allora, ce ne sono diversi. Sicuramente uno stereotipo potrebbe essere che noi pensiamo che gli anziani vivere con un anziano significherebbe non avere più le nostre libertà. Gina non è assolutamente così, penso che sia l'emblema del vivi e lascia vivere. Noi siamo totalmente indipendenti. Pur comunque nella condivisione. Spesso magari Gina organizza delle cene e mi invita, ma lasciandomi la possibilità di scegliere se voglio unirmi, se posso, e io ho sempre accettato ben volentieri, ovviamente. Quindi c'è, diciamo, come una qualsiasi convivenza, c'è indipendenza, ma allo stesso tempo condivisione, ovviamente rispetto. Oppure altri stereotipi, e questo non riguarda solo i giovani, ma l'ho riscontrato anche negli adulti, perché parlando di questa esperienza, alcuni di loro, non solo giovani, ma soprattutto adulti, mi hanno chiesto se Gina mi cucinasse qualcosa per pranzo, per cena, ti fa trovare qualcosa di buono da mangiare. Io ho detto, no, nel senso che ovviamente mi invita alle sue cene, e se c'è da condividere condividiamo, ma questa cosa mi ha lasciato abbastanza, diciamo, stranita, perché è come se una donna, in quanto tale e anziana, dovesse, diciamo, incarnare quel ruolo di nonna o mamma che si prende cura della persona più giovane, cosa che non ha motivo d'essere. E poi molto spesso noi giovani pensiamo che gli anziani siano noiosi, forse l'avete già capito, Gina non è una persona noiosa, ha davvero tantissime storie da raccontare, ha viaggiato in tutto il mondo, addirittura io ho una checklist dei posti a visitare a Milano che mi ha suggerito, però non sono posti dei monumenti o non so, delle chiese, ma sono circoli, luoghi di ritrovo, cascine, centri culturali, quindi con lei parliamo tanto, e questo è importante, di tanti argomenti, non solo delle nostre giornate e di quello che ci succede, ma o di film o di libri, ma proprio anche di quello che succede attorno a noi, della società, della politica in senso lato, del nostro paese, della storia del nostro paese, e questa forse è la cosa più importante, perché molto spesso noi giovani pensiamo che gli anziani siano, questo è un altro stereotipo, fossilizzati nelle loro idee, fermi nelle loro idee e non aperti al dialogo con i giovani. Invece non è assolutamente così, e questo è proprio un punto fondamentale che questo progetto permette di fare, ovvero un vero scambio, un vero dialogo tra le generazioni, ed è fondamentale anche proprio per la società in cui viviamo. In questo momento questo progetto esiste a Milano. Immaginate che questo progetto o qualcosa di simile, insomma, che abbia a che fare con la coabitazione tra persone di generazioni diverse, possa essere il futuro anche in altri luoghi? Per me ovviamente assolutamente sì, partecipandovi non posso che dire di sì. E come ho detto prima, questo modello di prendi in casa, come di altri progetti di co-housing, rappresenta proprio un modello alternativo, non solo a un sistema abitativo che già ora non è più sostenibile e purtroppo non vediamo per ora un cambio di rotta, ma anche proprio un modo per lanciare un segnale a questo sistema che ormai non funziona più, e anche un modo per andare a scardinare tutti diciamo, quei ruoli, quegli stereotipi, quelle generalizzazioni che entrambe, diciamo, le parti si affiliano a vicenda. Gina, tu lo immagini che ci possa essere un futuro No, altrove? io non lo immagino, io lo voglio. Cioè, per me è un punto su cui sto lavorando parecchio, perché credo che possa cambiare completamente la situazione nelle grosse città. Io credo che Roma, Firenze, tutte le città, specialmente universitarie, abbiano questo stesso problema. Quindi ritrovare questo incontro
fra l'anziano e il giovane, che non c'è più perché i nonni, insomma, è una cosa diversa da una volta. Io sono vecchietta, quindi qualcosa ne so, non c'è. E se c'è, il nonno comunque viene visto in un modo diverso, non c'è niente da fare. Quindi questo incontro sarebbe veramente un cambiamento, perché se cambiano le cose, cambiano veramente seriamente, forse non ci sarà più tutto questo, mi viene la parola egoismo, ecco, cioè ognuno pensa a sé, la propria casa, la propria vita. No, possiamo condividere. E deve essere una scelta la condivisione, una scelta che ognuno di noi deve fare. Non è questione di anziano, ma di persone che condividono anche in altre situazioni. Quindi io direi ai miei coetanei: aprite le vostre case, apritele, perché ne prenderete solo un bene e ne troverete solo un arricchimento. Grazie mille, grazie mille grazie. Gina Spuckers e Grazie. Sofia Carolla, e chiaramente a tutte le persone che fanno parte del progetto Prendi in Casa. Grazie, grazie mille.